Futuro del giornalismo indipendente. Per provare a inquadrarlo, mi rifaccio alle considerazioni del mio collega Andrea Degli Innocenti di qualche giorno fa, che parlando della tragedia in atto a Gaza ha sottolineato come quello che sta succedendo oggi in Palestina stia cambiando il modo di fare l'informazione e sta in realtà secondando una tendenza che è già in atto da un po' di tempo. Il lavoro dei giornalisti in Palestina è drammaticamente difficile e le informazioni che circolano sui media mainstream, diciamo così, sono spesso confezionate ad hoc e non sempre esattamente rispondenti alla realtà. La narrazione quindi viene fatta dalla gente, viene fatta spesso senza filtri, da persone, cittadini, cittadine di Gaza che condividono, raccontano, pubblicano, filmano, fotografano quello che succede. Ed è un'informazione viscerale, un'informazione nuda, cruda, con pochissimi filtri, che potrebbe rivoluzionare anche un po' quello che è il ruolo di giornalisti e giornaliste, che in questo caso non sono più le persone che forniscono la notizia, ma sono le persone che forniscono la chiave di lettura per comprenderla, per interpretarla e per contestualizzarla. Rispetto ai temi a cui dare spazio, io penso che in questa fase storica non si possa assolutamente non parlare diciamo, di quella che viene identificata come la crisi ambientale, la crisi climatica, la crisi ambientale, che in realtà è a tutti gli effetti una policrisi, una policrisi che tocca ambiti come economia, migrazioni, alimentazione e tanti altri. Io penso purtroppo che la narrazione riguardo a questo tema, a questi temi, stia prendendo una brutta piega recentemente. Si sta, come spesso ahimè è venuto in passato, si sta spettacolarizzando, si sta banalizzando da una parte e dall'altra, va detto, e sta assumendo un po' questa connotazione di scontro fra tifoserie, diciamo così, mentre ovviamente l'argomento riguarda trasversalmente tutti e tutte noi. E la forma del dibattito sta sempre più rubando spazio ai contenuti reali. Uno dei casi emblematici è stato l'intervento in televisione dell'attivista d'ultima generazione Beatrice Pepe, ne abbiamo parlato anche su Italia che cambia, che ha cercato disperatamente di parlare di crisi ambientale e crisi climatica ed è stata costretta a deviare il dibattito su aspetti che non c'entravano assolutamente niente e che hanno anche sfociato nella misoginia fino quasi alla violenza verbale e sessuale esplicita, sia durante la trasmissione sia dopo in fase di commento. A questo punto la domanda principale è appunto cosa possiamo fare noi, giornalisti e giornaliste, a livello anche diciamo collaborativo, sinergico, per migliorare il nostro impatto. È ovviamente una domanda da $1.000.000. Io credo che, anche se non è scontato, può sembrare, ma non è così, dobbiamo comunque continuare a fare il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto. E poi ritengo che sia arrivato il momento di agire. Ovviamente non siamo noi giornalisti e giornaliste che dobbiamo organizzare e guidare una rivoluzione, ma noi abbiamo la possibilità e anche il ruolo, il dovere di portare la conoscenza e quindi la sensibilità e la consapevolezza dell'opinione pubblica a un livello tale che dopo l'opinione pubblica stessa si sentirà naturalmente spinta all'azione. Quello fa assolutamente parte del nostro mestiere e quello è ciò che dobbiamo fare adesso.